vi presento Arnoldo, il camion che abbiamo scelto per la nostra avventura. L'abbiamo chiamato Arnoldo per via del vecchio proprietario che ci stava molto simpatico. Ci sarà soltanto da sostituire la S con una bella O. Si tratta di un Mercedes-Benz 1222 4x4 datato 1986. Dapprima era appartenente ai pompieri tedeschi, successivamente a una ditta di soccorso stradale, venne impiegato come mezzo di supporto. Infatti, nel suo cassone sono presenti una miriade di cassetti, scomparti e un generatore da 17 kW. È anche equipaggiato di un belicello idraulico. Noi lo faremo diventare un camper 4x4 che ci farà realizzare il nostro sogno. Per avere un'idea di come allestirlo, abbiamo fatto diversi disegni cambiando più e più volte la disposizione dei mobili. Una volta trovata quella che più ci piaceva, ho realizzato un'anteprima tridimensionale per avere un'idea più precisa della disposizione interna. Ora vi mostro meglio come abbiamo progettato l'interno della cellula. Nella parte posteriore collocheremo il letto che si troverà sopra il gavone. Per accedervi ci saranno degli scalini contenitori. Per sfruttare al meglio lo spazio, in fondo e ai lati del letto costruiremo vari armadi per poter attivare tutto il necessario. Continuando verso la cabina troverà posto la cucina, che verrà attrezzata di un frigorifero a compressore e una lavatrice posta tra la piastra a induzione e il lavello. Sopra di esse posizioneremo altri armadietti. Di fronte alla cucina ci sarà la dinette che verrà predisposta per trasformarsi in un letto aggiuntivo. Altri 2 gavoni si troveranno sotto le sedute. Infine, nella parte anteriore piazzeremo il bagno che sarà diviso dal resto della cellula con una porta a doppia battuta. Sul lato destro si troverà un lavabo e il WC. Dalla parte opposta verrà collocata la doccia, che fungerà anche da ingresso. Abbiamo pensato che lo spazio della doccia, molto poco utilizzato, può essere sfruttato anche come ingresso, dove ci sarà la possibilità di lasciare vestiti o calzature sporche o bagnate. Sicuramente durante la costruzione alcune cose cambieranno ancora, ma lo vedremo passo a passo durante la fase di montaggio. Una domanda molto frequente è stata: perché non avete mantenuto il cassone originale ma l'avete smontato? Riprendendo qualche immagine dei lavori cercherò di spiegarvi il perché. Il primo e grande problema è sicuramente l'altezza. Difatti non si può stare in piedi nella cassa. Inoltre non sarebbe stato possibile togliere i ferri che sorreggevano il tetto e si trovano in mezzo alla cassa. Il secondo grande problema è che la cassa in alluminio non è coibentata. Ma soprattutto non esistono vere e proprie pareti, ci sono le tapparelle, difficili da gestire. Un'altra domanda correlata è stata: perché non rimuovere l'intera cassa ma smontarla in quel modo? In effetti la cassa è ancorata al telaio con dei bulloni specifici, ma molto scomodi da raggiungere. E anche se ci fossimo riusciti, non disponiamo di un muletto che permetta di sollevare l'intera struttura. Quindi la cosa più comoda da fare è stata quella di eliminare la cassa e ripartire dal telaio. I prossimi passi saranno quelli di sistemare il telaio ed allungarlo, costruire la struttura portante per le pareti e trovare il materiale adatto per rivestire la cellula. Una volta fatto ciò saremo pronti ad arredarlo come abbiamo pensato. Un'altra cosa che faremo sarà quella di togliere le ruote gemellate e adattarle a singole per avere una maggiore resa nel fuoristrada e soprattutto diminuire i consumi. Un'altra domanda ricorrente, fatta soprattutto dai nostri amici, è quella: ma perché non comprare un camper 4x4? La risposta è semplice: il fattore economico. Camper 4x4 con le qualità di cui avremo bisogno per realizzare il nostro progetto costano il triplo di quello che abbiamo preventivato per costruire Arnoldo. Allora prendete un camper nuovo, ma più economico. Già, perché noi un camper, anzi 2, l'abbiamo già avuti, ma abbiamo presto capito che ci serviva un mezzo più adatto per affrontare determinati viaggi. Tra le mete che vorremmo raggiungere, per esempio, c'è la Mongolia con le sue strade sterrate,
Con un camper classico sarebbe rischioso e difficile. Di situazioni scomode ne abbiamo già vissute. Come quella volta che con il nostro camper Arca Super America siamo rimasti impantanati in un'area sosta della Germania. Per ripartire abbiamo dovuto aspettare che un trattore ci tirasse fuori la mattina dopo. Cercavo un mare calmo, ho trovato te e ci laviamo! Oppure quando abbiamo percorso una strada sterrata della Grecia in riva al mare. C'era un vento forte e sembrava che le onde volessero portarci via. E ancora tutte quelle volte che abbiamo pregato il nostro primo camper di superare le salite della Corsica. Insomma, per viaggi più tosti ci serve un mezzo più tosto. Ed eccoci qui a costruire il nostro Arnoldo. Il nome l'abbiamo scelto. Luca, ti ammazzo. Luca, ti ammazzo.